pomeriggio ragazze, ben ritrovate sul mio canale. Oggi realizzeremo insieme degli orecchini in ecopelle utilizzando un attrezzino che mi è stato fornito dalla BB Craft. Questo sarà il primo di una serie di video, andremo poi in seguito a montare anche altri orecchini, ve li mostrerò poi tutti quanti man mano. Questo quindi è il primo video che io vi suggerisco come regali veloci di Natale, come una opzione, quindi questo è il primo della serie. Fino a Natale spero di farne almeno una decina, quindi per le varie collaborazioni ho scelto materiali diversi per più opzioni di regalo. Questo è il primo, di seguito andremo anche a realizzare probabilmente uno con il sughero. Nel video vi mostrerò anche come utilizzare l'attrezzino ed il taglio, quindi restate con me per vedere come fare questi simpatici orecchini, che poi ovviamente si possono, come dire, abbellire con tutto ciò che vogliamo, incollando vari elementi da nail art. Io mi sono tenuta in questo caso sul semplice, vediamo poi gli altri man mano lungo il video come verranno. Oltre ovviamente l'attrezzino che mi ha fornito la BB Craft, avremo bisogno anche di forbicine ed avremo bisogno di pennarelli di questi indelebili, dei marker, perché ovviamente dove andremo a fare il taglio non vogliamo che si veda il colore della tela sotto le copelle e quindi andremo a colorare le parti tagliate. Restate con me, quindi qui ovviamente servirà anche colla e servirà qualcosa per bucare, o di questa tipologia l'elemento insomma qui in alto per realizzare un forellino, oppure il solito attrezzino che usiamo per forare le cinture. Quindi questi sono i materiali che ci serviranno, e poi ovviamente se avete cose da incollare per la nail art, come questi piccoli elementi, strass, piatti e quant'altro, per poter decorare il vostro elemento. Quindi stacco e andiamo a vedere come si fa. A dopo! Vi ricordo che il video è in collaborazione con la BB Craft. Questo è il codice prodotto che mi ha fornito questo attrezzino insieme a altri materiali che vedrete nel prossimo video. Ovviamente aveva tutte le sicurezze, ovviamente, che io poi ho rimosso per poter effettuare il taglio. Ovviamente quando lo andrete a riporre io lo coprirò con un panno e metterò questo giusto per far sì che il taglio non si rovini, e poi lo coprirò con un pezzo insomma di protezione. Vi ricordo il codice sconto, ve lo metto scritto qui in sovraimpressione per la BB Craft, per tutte quante le iscritte al mio canale, uno sconto di $5 su un acquisto minimo di 40. Allora, come si usa questo attrezzino? Allora, potete decidere di prendere un pezzo ovviamente di pelle, ecopelle, o come in questo caso vedete è questo sughero che sotto ha una specie insomma di retina. Potete decidere di tagliare ovviamente il pezzo che desiderate, se volete intagliare tutti i pezzi. Io ne ho tagliato un pezzo più piccino perché vedete voglio ritagliare un'altra di queste forme, quindi questa qui centrale. Toglierò l'audio ovviamente per non farvi sentire il rumore del martello. Allora, da quello che io ho verificato provando vari tessuti, ho provato il sughero e diciamo che lo taglia, però si sfrangia, ed ho utilizzato ovviamente questa formina, quindi questa non ci ho proprio provato perché sono sicura che si sarebbe frantumato, perché comunque è delicato. Ho provato poi a tagliare delle copelle e questa è abbastanza rigida ed il risultato è, come potete vedere, pressoché perfetto. Un poco insomma non meno perfetto insomma, ma comunque ci si deve stare più attenti utilizzando le copelle, queste che utilizziamo a volte per i retro dei nostri bijou, che sono più sottili ed hanno questa sorta di rete, perché essendo più sottili quando martelliamo si possono spostare. Invece l'elemento rigido bene o male resta fermo, martellando non si sposta e non si piega. Quindi diciamo che questo taglio con questa tipologia qua dà un risultato pressoché perfetto. Questo dovrete prestare un pochino più d'attenzione.
Anche questo è abbastanza rigido, io ho provato e mi trovo bene, quindi adesso vi mostro le varie opzioni. Ovviamente silenzio, restate poi dopo il video per vedere l'assemblaggio, i trucchetti per far sì che il risultato finale poi sia un orecchino semplice in ecopelle ma comunque carino, quindi state fino alla fine del video. Vi consiglio di mettere la parte insomma che dobbiamo andare a utilizzare a testa in giù e di lasciare quindi questa parte con la retina verso di voi, così che gli sfilacci o quant'altro vengano tagliati verso di voi. Invece la parte che viene tagliata per prima è quella insomma visibilmente che viene nel modo più corretto. Spero di riuscire a martellare. Allontano eventualmente la camera, mettete una base sotto perché comunque questo, vedete, martellando può fuori uscire, vedete, vi potrebbe rovinare comunque la superficie, quindi siate attenti in questo. Ok, procedo, allontano la camera. Scusate il mio martello super vecchio, però insomma al momento ho trovato questo, non riesco a trovare quello nuovo. Come vedete tengo fermo con 2 dita. Vedrete poi che martellando fuoriuscirà un po' con l'elemento, quindi successivamente andrò a sistemare. Ovviamente tenuto in mano il pezzo e dato qualche martellatina per far ritornare l'elemento al suo posto. Come avete visto con la pelle è molto più facile e bastano meno colpi decisi e la pelle si taglia subito. Una volta quindi che con l'attrezzino abbiamo intagliato tutti i nostri pezzi, ovviamente bisogna andare piano con le forbicine a tagliare in qualche punto dove ovviamente la tela o la pelle non si è tagliata per bene, quindi procedo così per tutti quanti gli elementi, quindi con calma, con cautela vado a rifilare dove necessario. Adesso velocizzo il video, altrimenti tanto non è nulla di chissà che, semplicemente andare a rifilare nei punti dove non si è tagliato con precisione. Mi raccomando, siate attente e cercate di non deformare il nostro elemento.
Dopodiché, una volta che abbiamo separato i vari pezzi, ovviamente, che compongono, dovrebbero comporre i nostri orecchini, non ci resta che divertirci ed assemblare i vari pezzi. Ovviamente si possono fare varie ipotesi. Vedete che qui c'è la prima, fondo nero, dove ho incollato due parti, vedete? Quindi due, perché il retro, insomma, non mi piace così, anche questo lo andrò a rivestire con la pelle, quindi ho incollato due parti e poi ci ho messo superiormente le due parti in rosso. Ovviamente si può fare anche l'inverso, vedete in questo caso, fondo nero con il bordo rosso, fondo rosso con il bordo nero, oppure guardate in questo modo. Ovviamente qui in questo caso non ho ancora passato un poco l'accendino per bruciacchiare tutti i fili, però quello va fatto, vedete? Un'altra opzione, quindi guardate con soli 3 colori quante opzioni si possono fare anche in questo modo. Guardate che carini, anche così. Quindi veramente ci si può divertire e spaziare con la fantasia, e poi ovviamente si possono fare varie combinazioni incollando. Poi ovviamente vi mostro, per esempio, questo è blu, però si potrebbero incollare anche degli elementi, per esempio in altri colori, in argento, in nero, poi dipende un po' dagli strass che avete voi. Si può sempre optare, per esempio, per il nero più grande, più piccolo, cioè su questo poi sta a voi. Io ve ne mostro qualcuno, ovviamente vi consiglio sempre con il fondo piatto. Ovviamente questi non sono incollati, però è per farvi comprendere che tutto ciò che si può incollare, ovviamente potete farlo, specialmente con fondo piatto. Io qua ne ho tantissimi, ma ovviamente non sto lì a mostrarvi tutto. Potreste anche fare in questo modo qui, metterne uno di un colore e uno a contrasto, insomma acquistare una di queste ruote dove ci sono tante tipologie di strass e quant'altro. Va bene, adesso io metterò il video velocizzato e vi mostrerò qualche assemblaggio, e poi ci vediamo ovviamente alla fine del video. Quindi mi raccomando, colla qualche, insomma, ruota di queste tipologie sempre al retropiatto e andiamo ad assemblare i pezzi come più ci piace. Altra opzione, poi dimenticavo, sarebbe quella di incollare due parti e quindi di rendere l'orecchino ovviamente più rigido, di incollare due parti e di completare l'orecchino così, che poi può essere forato, ok? Forato in questo punto e messo anche un pendentino. Sono tutte opzioni. Adesso con l'accendino vi mostro come fare delicatamente e bruciare un poco questi peletti che ci danno fastidio. Siate molto molto delicate e togliete tutti quelli che riuscite a togliere, e poi pian pianino, ma veramente delicatamente, con un accendino che ovviamente non si accende, molto 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 delicatamente, perché altrimenti rischiate di macchiare il vostro elemento. Quindi veramente delicatamente, un pochino così sul retro, e insomma i fili in eccesso si bruciano. Siate cauti, mi raccomando. Come vi mostro, prima di procedere all'incollaggio andiamo con il pennarello a contornare tutto quanto il bordo, perché non si veda la parte bianca, che sarebbe veramente brutta esteticamente da vedere al di sopra dell'elemento nero. Quindi faccio lo stesso con tutti e due gli elementi. Dopodiché, quando si è asciugato il pennarello, procedo con molta cautela ad incollare. Prendo la mia colla, la metto sul retro e
cerco di centrarla al primo colpo, non sporcate, non mettete troppa colla, altrimenti rischiate di macchiare poi la pelle sottostante nera. Quindi procedo anche col secondo elemento, ho l'orecchino vicino in modo da poter confrontare, dopodiché metto un puntino di colla ed incollo il mio piccolo elemento con lo strass in modo veramente super semplice e super veloce. Passo poi al secondo elemento dove andrò a incollare invece la cornice. Faccio la stessa procedura sempre con il pennarello, dopodiché procedo sempre allo stesso modo. Vedete che quando si passa il pennarello sul retro si vede benissimo. Vado semplicemente a mettere un po' di colla lungo il bordo e anche qui dovrò essere ancora più attenta quando lo vado a sovrapporre. Devo essere veramente in questo caso precisa ed attenta per non macchiare ovviamente la pelle. Ed ecco fatto anche la seconda ipotesi di orecchino. Adesso vedete che ve ne mostro delle altre, poi piano piano me le andrò a guardare, a studiare, sto a pensare se mettere il sughero, se farle in 2 colori, se farle in 3, insomma è tutto uno studio di colore. Ovviamente poi dovrò andare a passare anche sul contorno nero il pennarello, in questo caso nero, per fare ovviamente l'altro elemento, e una volta poi incollato fronte e retro anche lì dovrò andare di pennarello per sistemare l'orecchino nella maniera ottimale. Vi mostro poi brevemente come vado a rifinire anche il retro. Prendo l'elemento tagliato, quindi pieno, non traforato, e lo vado a mettere ovviamente ad adagiare sul mio retro. Rifilo nel caso ci fosse insomma un po' di imperfezione, e dopodiché procedo poi con il pennarello nero a veramente a colorare tutto il contorno di tutti e due gli elementi. Come vedete la differenza ovviamente si vede e il risultato finale è molto meglio. Poi vado con la foratrice, vado ad effettuare semplicemente una pressione e faccio il buco nell'elemento in modo tale da poter mettere una monachella o ciò che ovviamente desideriamo utilizzare. Ok ragazze, vi mostro gli orecchini. Ovviamente devo ancora rifinirli e fare i fori, però se aspetto l'asciugatura e tutto quanto questo video lo caricherei tra un paio di giorni. Come vedete qui ho alternato 2 colori, qua invece ho alternato 3 colori con 3 tipologie di materiale diverso: il foglio in sughero, le copelle telato e le copelle invece quello più scuro. Alzo così per farvi vedere. Questo è il risultato. Va bene, adesso penso che posso muoverli leggermente. Questo è uno, questo si sta veramente finendo di incollare e quindi si deve ancora indurire la colla, è ancora un po' morbidino e devo andare a fare i retro. E questo è l'altro. Direi che mi sono divertita moltissimo a realizzare questi orecchini, spero che vi siate divertite anche voi con me. E niente ragazze, vi ricordo quindi il codice sconto con la BB Craft che vi metterò qui in sovraimpressione. Vi ricordo che è di $5. Se ovviamente questo video tutorial vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un like, condividete e supportate il mio canale. Vi abbraccio tutte e come sempre ragazze, buona creatività. Ciao!